Buongiorno a tutti amici, oggi prepariamo le olive verdi in salamoia e schiacciate. Iniziamo con le olive verdi in salamoia. Acquistiamo le olive, le laviamo bene sotto acqua corrente, le posizioniamo in una bacinella, le copriamo di acqua e aggiungiamo circa 3 cucchiai abbondanti di sale. Questa operazione ci vedrà impegnati per ben 2 settimane. Ogni giorno o ogni sera, a distanza di 24 ore, dovremo andare a cambiare l'acqua, sciacquare le olive e aggiungere nuovamente il sale. Quindi le copriamo con un piatto, con un panno pulito e le lasciamo riposare per tutto il giorno. Il giorno seguente, quindi, prendiamo la nostra bacinella, versiamo le olive nel lavandino pulito, le sciacquiamo, le riposizioniamo in bacinella, le copriamo d'acqua e di nuovo con il sale. Questo procedimento è un procedimento naturale per addolcire le olive senza utilizzare prodotti chimici. Passate 2 settimane possiamo passare a sterilizzare i nostri vasetti e naturalmente anche i tappi e i distanziatori. Prepariamo anche la salamoia. 5 litri di acqua, 500 g di sale, quindi ogni litro d'acqua ci andrà 100 g di sale. Sciacquiamo le olive molto bene sotto acqua corrente, in questo modo, strofinando anche le olive. Le andiamo ad asciugare e poi nei nostri vasetti andremo a posizionare gli aromi che più ci piacciono. In questo caso io ho aggiunto semi di finocchio, alloro e peperoncino e naturalmente 2 spicchi di aglio. Andiamo a riempire il vasetto con le olive. Mi raccomando, non riempitelo fino all'orlo, ma lasciate un paio di centimetri. Aggiungiamo anche la salamoia quando sarà completamente fredda. Questo è un passaggio molto importante. E adesso non ci resta altro che mettere il nostro distanziatore in questo modo, premendo verso il basso, perché è molto importante che tutte le olive siano ben coperte. Quindi andiamo a chiudere con il coperchio. Bene, le nostre olive in salamoia possiamo consumarle già 2 settimane dopo averle preparate, si conservano benissimo in dispensa al buio per circa un anno. Passiamo adesso alle olive schiacciate. Io ho un metodo per farle davvero super saporite. Partiamo quindi dalle olive che abbiamo lasciato in acqua per 2 settimane, in questo modo saranno belle dolci e non dovremo andarle a mettere a bagno una volta schiacciate come fanno in altre ricette che poi appunto l'oliva sa un po' di acqua. Le andiamo a schiacciare o con una pietra o un batticarne oppure una macchinetta elettrica ed eliminiamo tutti i noccioli. A questo punto possiamo mettere le nostre olive in una bacinella e andarle a condire con il sale. Per 2,5 kg di olive vi consiglio 70 g di sale. Le mescoliamo, assaggiamo, vediamo se vanno bene di sale e quindi aggiungiamo 3 spicchi di aglio tagliato a fette, 2 peperoncini, un po' di origano e naturalmente dei semi di finocchio. Mescoliamo tutto e andiamo a schiacciarle per far eliminare l'acqua di vegetazione, che in questo caso è davvero poca perché appunto le olive non le abbiamo lasciate a bagno, che erano già aperte, quindi hanno davvero poca acqua all'interno. Questo è un vantaggio. Andiamo ad invasare utilizzando dei vasetti sterilizzati. Mi raccomando di schiacciare bene con le dita, in modo da far uscire l'aria il più possibile. Copriamo con olio extravergine di oliva. Come vedete in superficie escono delle bollicine, questa è l'aria che sta fuoriuscendo. Aiutiamo questa operazione spingendo con un coltello o una forchetta, quindi appoggiamo i nostri coperchi senza chiudere e le lasciamo una notte.
Il giorno dopo andiamo a ripetere questa operazione, quindi a schiacciare verso il basso con la forchetta o il coltello per fare uscire l'aria e se necessario aggiungiamo un altro filo d'olio in superficie perché è fondamentale che le olive siano coperte completamente, quindi possiamo chiudere bene con i coperchi e lasciare in dispensa. Potete consumarle già dopo 2 settimane e durano in luogo fresco e asciutto per almeno un anno. Adesso vi faccio vedere come potete condirle per presentarle magari per un aperitivo, una cena. Le mettete in una ciotola con del prezzemolo e del sedano tritato, aggiungete un altro filetto d'olio in superficie e voilà! Sono davvero buonissime! Spero che queste ricette vi siano piaciute. Se è così ricordate di lasciare un like a questo video, di condividere il video con i vostri amici e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Io vi mando un abbraccio, un bacione e ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao!